Ben ritrovati alla serie Invito alla fotografia, questa serie che cerca di spiegare come nel mondo dell'usato si possano trovare, oggi come oggi, delle occasioni insuperabili, macchine, obiettivi che una volta non potevamo affrontare da nuovo perché il prezzo, ahimè, è quello che è, invece da usate diventano davvero appetibili, anzi certe volte quasi imbattibili. È una serie che ho ideato insieme a RCE Foto Livorno e allora oggi, visto che c'è un certo successo attorno a questa serie, lo dico senza un po' di modestia, vi parlo di un confronto diretto molto veloce fra la 6D Mark II e la 5D Mark IV. Rappresentano entrambe l'apice della generazione da cui derivano. Nel 2012 la Canon 6D, questa è la versione 2, ma la numero 6, cioè la prima, non era poi così diversa, e la 5D Mark IV, quindi 4 generazioni partendo dalla gloriosa, fatidica 5D, perché la chiamo così? Perché è stata la prima full frame di Canon e quindi aciderbola 12 megapixel ci sembrava il paradiso terrestre, cosa che ormai è ampiamente superato, però man mano, grazie alla 2 che 21 megapixel, la 3, un grandissimo successo, è arrivata alla piena maturità della Mark IV. Come vedete i corpi sono abbastanza simili, quello della 5D Mark IV è un pochettino più grande, ma questione di inerzia, è vero, si impugna un po' meglio, quasi quasi, vi dico la verità, è quel tantinello grossa per le mie mani e mi trovo meglio con la 6D, soprattutto quando magari abbiamo un battery grip da mettere in relazione agli obiettivi e ai tele più pesanti per maneggiarla meglio e bilanciarla meglio. Cambia poco anche il peso, sono un centinaio di grammi, però il cuore della macchina e soprattutto alcuni comandi fanno realmente la differenza. La 6D Mark II in questo caso si trova usata attorno ai 1000 euro, 100 più, 100 meno, a seconda dello stato e degli scatti che si porta al seguito. Questa invece è la 5D Mark IV costa un po' di più, è una camera più performante in generale, con dei contenuti tecnologici un pochettino più avanzati ed evoluti e quindi costa anche di più. Nell'usato la troviamo a quanto? Tra i 1.500, i 1.700, 1.750, ovviamente anche qui secondo lo stato d'uso. Non dimentichiamoci che questa signorina quando uscì costava 3.400, 3.350 euro, che erano davvero tanti. Per me erano davvero tanti, infatti la comprai un paio d'anni dopo la sua uscita cercando di risparmiare anche qualcosina che non guasta mai. Ecco qui la 6D, analizziamo un pochettino le differenze di queste fotocamere. Ovviamente stesso bocchettone perché tutte hanno l'innesto EF per gli obiettivi, non potete montarci gli EFS. Quindi soltanto questa gamma che comprende una varietà infinita di obiettivi, quindi ce n'è per tutti i gusti. Condividono la batteria, ve l'ho già detto, la solita classica LP, certamente finché dura questa pacchia di Canon di poterle scambiare, di poterne avere al seguito più di una se si hanno più corpi camera e quindi di andarle a cambiare, ad utilizzare l'una invece dell'altra. La prima differenza la possiamo osservare nello sportelletto, abbiamo solo una scheda, una SD e sulla 6D Mark II lo abbiamo detto qualche limite anche nella lettura dei gigabyte, si ferma a 32, 64, 128 o schede molto performanti non riesce a supportarle. La parte posteriore è praticamente identica nel suo sviluppo, ma non negli aspetti che secondo me sono salienti, quali il primo, vantaggio netto per la 6D Mark II, un bel display di quelli orientabili, inclinabili a 360 gradi, potete farci quello che volete. Per me è comodissimo perché soprattutto quando si cercano delle riprese, anche video, un pochettino diverse, da angolazioni diverse, questo torna utilissimo, anche se il display, ammettiamolo, non è allo stesso livello di quell'altro, manca qualche cosa ma ci si naviga tranquillamente sopra. Quello che invece manca, e secondo me è rilevante, è il joystick che invece su tutte le serie Canon professionali, eccolo qua, è comodissimo ed equipaggia un po' tutte le ammiraglie. Allora la ghiera c'è, sulla 5D Mark IV c'è anche il joystick, qui manca, dobbiamo arrangiarci, non senza qualche piccola impuntatura, con questo basculante joystick inserito, annegato nella ghiera di comando principale. Tutto il resto, a parte insomma la dislocazione di questi comandi, resta immutato, comodissimo il menu, un touchscreen che non è veloce come quello della 5D Mark IV, ma
torniamo tutto e torniamo sempre a rapportare queste cose, mi faccio spazio a rapportare queste cose con il prezzo, o per meglio dire con la differenza del prezzo, e cioè in questi 500-600 euro di differenza ci stanno tutte le cose che vi sto raccontando? Allora, se sono importanti, se non potete rinunciare, così come a quel mezzo frame nella raffica, questo ne fa 6,5, quella ne fa 7. Che differenza! E poi capirete, questa si ferma a 200 JPEG, quella fa JPEG illimitati. Quanti di voi hanno mai fatto una raffica di JPEG illimitati? Credo nessuno. Con la 1DX Mark III, che sembra una mitragliatrice, credo di non averne mai scattato più di 20 al secondo, se non al secondo, in un'unica raffica, se non per provare. Ma sapete anche che abbiamo fatto dei test che con, mi sembra, 13 ore circa di scatto continuo esaurite i 400.000 che sono quelli dati in dotazione all'otturatore, quindi con un pomeriggio potete buttare via la camera o mandarla in assistenza, a voi la scelta. Tornando sul pianeta Terra, perché di quello stiamo parlando, cosa abbiamo? La solita slitta per i flash, ma non c'è il flash incorporato sulla 6D, così come non c'è sulla Mark IV, però condividono questo ampio, leggibile display che lo so che andrà un po' a svanire sulle future mirrorless, però per me è tanto comodo quando soprattutto lavoro col cavalletto. Nella parte bassa ho una lettura efficacissima di quello che avviene qua sopra. 26 megapixel contro 30, insomma non è una differenza esorbitante, sono sufficienti su entrambe le macchine. Però guardiamo quell'altra adesso, un po' più grande, sì, lo abbiamo detto, però è sempre la stessa. Un pochettino più di qualità nella scocca, sì, questo si percepisce, diciamoci la verità, ma si percepisce non tanto quando afferrate la macchina con un 24-70 o con un obiettivo, lo si percepisce quando gli obiettivi cominciano a pesare, quando il peso della baionetta deve sostenere un paio di chili, sostenere per modo di dire, un paio di chili di obiettivo. E allora qui abbiamo già la prima differenza, eccola qua, una doppia slot, ammesso che possa servire a tutti. Io la uso e cerco di farlo anche in maniera criteriata, però vi assicuro che non è una cosa indispensabile per un amatore o un amatore evoluto, chiamiamolo come vogliamo. Qualche comando in più sul dorso, sì. Ormai devo dirvi che con questa camera sono talmente a casa che la manovro alla cieca. Comandi che ho ritrovato in parte anche sulla R5 su alcune mirrorless. Di sicuro le parti salienti di una camera come questa sono queste: il pollice che muove il joystick e la ghiera. Questo è assolutamente una combinazione, un tandem che al buio, alla cieca, a meno 20 gradi riuscite a fare quando avete preso mano su qualsiasi camera Canon che abbia questo tipo di comandi. Qui nella spalletta ne troviamo di più di quanti invece non siano alloggiati qua. Già, non ce ne sono affatto. Un'altra piccola differenza, che però anche queste sono cose che riguardano più una praticità. Qui si ingrandisce, sulla 6D si deve ingrandire là. Alcuni comandi qui sono diretti, di là bisogna andarli ad attivare. Però cosa ci interessa? Ci interessa che per esempio qui abbiamo un Digic 6 Più come processore, che se vogliamo è appena indietro rispetto al 7 che equipaggia quell'altra camera. Anche i punti AF però sono migliori. Il mirino copre il 100% di quello che state inquadrando, però c'è un però. Onestamente mi piace un pochettino più quello della 6D Mark II, è più luminoso, lo trovo più arioso, più allegro, più spensierato. Qui invece è vero che abbiamo lo stesso tipo di attenzione e una copertura del 100%, però mi piace più inquadrare di là, chissà perché. E poi il reparto video, sì, qui è un po' più avanzato. È vero che la camera ha un anno in meno, anzi un anno in più, scusate, di progettazione rispetto alla 6D Mark II, però qui abbiamo un 4K con un frame rate anche più elevato, lo slow motion in camera. A chi interessa lavorare con qualche clip già in camera, qui trova effettivamente una marcia in più. E poi di qua troviamo un lieve passo avanti. Sì, un lieve passo avanti che può avere però un peso anche abbastanza rilevante per chi lo fa a livello professionale, nel bilanciamento del bianco, un pochettino più di cura nel colore, un pochettino più di attenzione a quello che è tutta la scena, non tanto nel recupero dei file molto simili. È innegabile che ci sia un vantaggio per la 5D Mark IV, saremmo stupidi noi fotografi che ci siamo comprato questa piuttosto che questa,
però non è poi così rilevante, non è così eclatante. Ecco il motivo per il quale questi 600-700 euro che le separano nel mondo dell'usato diventano molto importanti da ponderare per chi ne fa un uso anche evoluto, anche amatoriale pro, si dice. Forse il professionista è più disposto a spendere qualche euro in più per prendersi un muletto come questo, oppure anche come prima camera, magari se deve avviarsi all'attività. Per tutto il resto questa fa benissimo e lo fa anche, sapete, con quella piacevolezza in più che vi dà una camera, così come un compagno di viaggio un pochettino più spensierato, un pochettino più disimpegnato, invece che parlare sempre di argomenti complessi, quella ci si diverte un pochettino di più. Beh, questa è la camera che secondo me incarna al meglio questo tipo di spirito. A voi la scelta come sempre, e se vorrete state qui sul canale di PhotoArt. Se vi piacciono gli argomenti di cui parlo, iscrivetevi al canale, selezionate la campanellina per essere sempre informati sulle novità e poi, se vi è piaciuto il video, mettete un like e lasciatemi un commento. Ciao!